Ciao, non sapete ancora qual è la prossima vostra creazione? E allora vi do un suggerimento per portarvi avanti. Realizzate delle grammy in jeans che possono diventare utili per un vostro prossimo progetto. Può diventare gonna, può diventare top, può diventare una borsa, una coperta, copricuscini, come ben sapete potete utilizzarle laddove preferite. Ciao da Fulvia e benvenuti sul mio canale. Per realizzare queste simpatiche e divertenti granny ho avuto bisogno di scampoli di jeans e del cotone e per abbellire le mie granny anche delle perline colorate e dei bottoncini. Vi faccio vedere di seguito come affrontare questo carinissimo progetto. Buono spin, ditemi se vi piace. Ciao! Il primo step è sicuramente quello di realizzare dei quadratini con il jeans. Per aiutarmi io ho preso un piccolo pezzettino di plastica trasparente, ma voi potete utilizzare un cartoncino, va benissimo ugualmente, e mi sono fatta una piccola mascherina. Questa mascherina ha un lato di 10x10. Internamente ho lasciato circa 1 centimetro che appunto è una forma e un'idea di base per poi fare il risvoltino interno, ma adesso andiamo per passo. Con questa misura di 10x10 io ho velocemente appoggiato la mia sagoma su uno scampolo di jeans e ho tagliato il mio quadratino. In questo modo li ho fatti tutti semplici, veloci e identici. Dicevo, questa parte interna è questo segno in pennarello interno che ho fatto. Ora questa mattonella la vedete un po' come dire, ammaccata e rovinata, ma perché l'ho già utilizzata per fare un primo tentativo. È comunque perfetta per farvi vedere. Sul retro, quindi sulla parte interna della granny, voi segnate con il pennarello un piccolo ingombro interno, giusto per avere una traccia, e per darvi una misura piegate la granny anche sugli angoli, ovviamente, tutta verso l'interno. Naturalmente vi potete aiutare con gli spilli e bloccate questo primo bordino. È un bordino che vi serve appunto per tenere la granny chiusa in un modo pulito. Questo primo passo serve per darvi la struttura in jeans sulla quale poi effettuare il bordo di ricamo. È un bordo che ho già utilizzato in precedenza, sul mio canale vedete già un passaggio, vi lascio il link nella descrizione. Adesso lo farò insieme a voi per farvi vedere come poter agganciarlo sulle nostre granny di jeans. Dopo aver spillato sul retro il bordino che abbiamo segnato, scegliete quindi il vostro filo di decoro e munitevi di ago per il ricamo. A questo punto vi inserite dal posteriore su una riga ideale appena sotto al bordo. Dovrete essere brave e utilizzare un po' l'occhio, e anche se verrà magari un punto messo più basso dell'altro,
è comunque carino. Vedete qua ad esempio non sono stata precisissima, eppure nell'insieme va bene ugualmente, no? Quindi ritorniamo al nostro giallo e fissiamoci dalla parte interna. Facciamo uscire il filo, ma non agganciamolo con nodi, rimaniamo morbido. Quindi io adesso sto lavorando tutto con una mano, spero di riuscire a farvi vedere. Arriviamo a tirarlo tutto verso la fine. A questo punto agganciamo con un piccolo nodino su se stesso il filo e affranchiamolo direttamente sul bordo, in questo modo lasciando anche una codina un po' lunga. Ecco, io mi sono inserita nel mezzo, vi faccio vedere qui come ho fatto. Per tutte le grammy che andrò a fare io considero 8 inserimenti, partendo da qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, più uno in prossimità dell'angolo perché voglio fare questa sorta di freccina interna. Quindi essendo 8, idealmente questa è la metà, 4 andranno da una parte e 4 dall'altra. Per aiutarmi nella chiusura del giro poi del ricamo non mi sono inserita con la lavorazione di partenza sull'angolo, perché altrimenti poi potrebbe diventare problematico riuscire a tirare il filo sull'angolo. Quindi io mi sono messa nel centro e adesso farò 4 punti in là più uno doppio sullo spigolo e gli altri proseguo per tutto il perimetro della mia grammy. Iniziamo il lavoro. Quindi agganciamo, come dicevo, con un piccolo nodino e lasciamo morbido anche una codina. Ok, a questo punto con il nostro ago sempre da dietro inserisco sulla stessa misura, sulla stessa linea dell'altro punto, un altro, entro nel filo e aggancio. Rifacciamo con accanto, entriamo direttamente nel filo e sono 3. Devo farne almeno un quarto perché abbiamo detto che sono 8 per il totale, io mi sono inserita nella metà, quindi sono a fare il quarto punto, entro sempre nel mio filo e mi trovo sull'angolo. A questo punto devo fare il piccolo triangolino per tenere compatto il mio angolo, che di fatto è questo qua. Quindi io, caspita, ho sotto, togliamo lo spillo che dà fastidio, voilà, ecco, adesso che è fissato, bene, sull'angolo, sempre partire da dietro, mi inserisco in uno spazio ideale, non troppo sulla stessa riga, leggermente più in alto, quindi entro, sempre con la stessa tecnica, faccio passare sotto il filo e lo stesso prendo lo stesso buco da questa parte. E anche qui entro nel filo
ho fatto il mio piccolo angolo. Adesso devo riprendere la riga da questa parte, devo farne 8, quindi in linea di massima io tengo sempre la stessa misura, scendo un po' bassa andando più o meno sull'altezza di quello che ho sul lato opposto, e dentro. Questi sono i primi punti fatti. Ora, per abbellire la nostra grammy, io ho utilizzato delle perline. Ho scelto di farle tono su tono, cioè laddove ci sono come primi punti, ad esempio qua il colore arancio, io ho riproposto un rosso e un arancio. Lo stesso in questo caso con il giallo io sto riproponendo, ecco qui, delle piccole perline gialle. Quindi iniziamo a inserirle, visto che devono andare sul frontale, io inizio a inserire intanto il mio punto sulla grammy. Quando ho portato il filo sul frontale, inserisco la mia perlina. E adesso vado a ripescare dietro il filo e blocco la mia perlina. Proseguo e abbiamo detto che ne devo fare almeno 8, sono arrivate 1, 2 alla terza. Ricordiamoci che queste sono quelle centrali dell'angolo, quindi non le sto conteggiando. Quindi sono alla terza, mi inserisco subito qua, 3, 4. Ovviamente le perline le potete inserire dove volete voi, dove vi piace di più. In questo caso vi faccio vedere, ad esempio, con un bottoncino. Avete inserito sempre da dietro l'ago e vi siete posizionati sul fronte, inseriamo un bottoncino. 1, sul fronte, entro anche di là e lo blocco giù. Vado a pescare il filo dietro. Ecco qua, il mio bottoncino è sistemato, sta prendendo forma la mia grammy. Vedete, qua non sono stata precisissima. Se non vi piace, vi dà fastidio, potete semplicemente smontare con l'ago, tirare sul filo e ritornare laddove volete sistemare l'errore. Io comunque posso anche reputare che insomma è sopportabile questa piccola imperfezione. Ho poco filo, però a sufficienza per fare almeno un altro punto. Adesso sono uscita, infiliamo nuovamente l'ago, aiutatevi con un ago da ricamo, con un occhiello come vedete abbastanza grosso, ma magari non esageratamente, perché se usate le perline ovviamente dovete poi trovare la facilità di inserirle. Allora, il filo ci siamo, riportiamo davanti il filo, dietro ho sempre i miei spilli che è il caso di togliere, facciamo scivolare in avanti il filo e andiamo a ripescare la parte dietro per tirare su. Vedete, sul retro si sta di fatto definendo tutto l'orlo, non ci sono baffi e siamo arrivati in conclusione del filo. Non ho abbastanza filo per fare un giro completo, quindi mi fermo
e aggancio un'altra porzione di filo. Non esagerate con la lunghezza perché può crearvi poi dei grumi mentre state affrontando l'orlo e quindi vi trovate in difficoltà. Semplicemente io faccio un nodino, proprio tranquillo, come si usa dire. Un nodo che poi tanto viene nascosto dietro, io lo avvicino il più possibile e lo lascio poi dietro. Bene, inseriamo il nostro filo nel lago e proseguiamo quindi per tutto il perimetro della nostra gramigna. Quindi abbiamo detto sono 8 i punti che vado a inserire sul lago più il micro triangolino per bloccare di fatto il jeans sullo spigolo. Inserite le perline a vostra scelta e chiudete tutto il giro. Quando chiudete il giro, vi farò vedere, partite direttamente con il filo che avete per eseguire tutto il bordo a punti alti. Ma andiamo per gradi, chiudiamo prima questo lavoro con il giallo, arriverò su questo lato per farvi poi vedere le ultime 4 e la chiusura della circonferenza. Arrivata ad inserire l'ultimo punto sulla linea iniziale, comunque lo concludo entrando col mio filo ed ora sfrutto la codina che avevo lasciato inizialmente per chiuderlo in un piccolo nodino. Quindi faccio proprio un nodo e lo chiudo. 1, forse era meglio lasciarsi la codina un po' più lunga per praticità, però con l'ago riesco a inserirmi velocemente e a chiudere con un nodino. A questo punto tolgo l'ago dal filo, ho ancora il mio filo e posso iniziare a lavorare con l'uncinetto. È un uncinetto 3, abbastanza buono per la lavorazione intorno al mio bordo. Questo filo poi adesso lo nasconderò dentro e inserendomi direttamente laddove ero rimasta aggancio il filo e faccio i primi punti, sono le prime 2 catenelle indicandomi il primo punto alto, ne faccio soltanto 2. Ora entro con il secondo, codina stai dentro, e proseguo in questo modo ad eseguire 2 punti alti in ogni archetto e in ogni vano sottostante, 1 e 2. In questo modo mi giro tutto intorno al perimetro. Adesso raggiungiamo l'angolo, allora mi scappa, ecco qua, 1, 2, perché raggiungendo l'angolo voglio farvi vedere quanti punti inserire. 2 sempre
in questo archetto, ok, e 2 in questo quarto archetto qua. Avere lasciato il bordo morbido senza ancorarlo con dei nodi precisi, perché dico questo? Perché molti eseguono questo orlo dando un'ulteriore stretta intorno alla testa del punto per fissare meglio l'orlo. Ma dal momento che noi adesso dovremo fare tutto un giro di punti alti, è meglio averlo lasciato morbido, perché in questo modo si regola meglio lo spazio, vedete, tra un archetto e l'altro. Adesso sono arrivata sull'angolo, laddove c'è questo piccolo triangolino dovrò fare i primi 2 punti alti che si riferiscono alla riga che sto eseguendo, 1 e 2, e poi girarmi dall'altra parte. Mannaggia, ho finito il filo. Eseguo l'aggiunta e poi riprendo. Ok, aggiunta del filo. Sono arrivata quindi a fare un primo punto sull'angolo, devo fare il secondo. Vedete, sono nel triangolino che si riferisce all'angolo. Ok, a questo punto devo girarmi sull'altro lato, quindi faccio 2 catenelle di separazione e creo l'angolo e mi giro da questa parte, entro sempre nello stesso spazio del triangolino. Io sto lavorando proprio sullo spigolo, ho fatto 2 punti alti da questa parte, 2 catenelle per girarmi e adesso altri 2 punti alti. In questo modo mi sono girata e ho creato lo spigolo. Proseguo così per tutta la circonferenza, o meglio per tutto il perimetro, per tutta la mia granny, fino a chiudermi con un punto basso, anzi bassissimo, direttamente nella prima catenella iniziale. In questo modo sto decorando il giallo, come vi facevo vedere a inizio lavorazione. Qui sto anche già concludendo con l'arancio e la prima riga di colori è fatta. Potete aumentare il perimetro sempre tenendo presente gli aumenti sugli spigoli di tanti colori quanti ne volete. Ovviamente la misura la decidete voi. Io, per ricapitolare, sono partita da una granny in jeans di 10 cm per 10 e adesso si sta creando questo motivo colorato. Proseguiamo a farne un po' di vari colori e poi l'utilizzo lo scegliete voi. Chiusa la riga di punti alti con un punto bassissimo, mi sono sganciata dal filo. Non faccio unioni dirette, ma prendo il filo e mi inserisco a scelta o da dove ho concluso la riga o anche su un punto intorno al mio perimetro tra i 2 dei miei archetti. Inserito il filo del secondo colore tra i 2 punti alti, ho già fatto 2 catenelle. Io preferisco sempre farne 2 e non 3 per poi definire meglio la chiusura al ritorno e a termine di giro. Quindi un primo l'ho fatto e adesso ancora un secondo rientro nello stesso spazio.
Vado avanti in questo modo a inserire 2 punti alti ogni 2 punti alti sottostanti. 1 e 2. In questo modo si forma questa decorazione un po' a spighetta. Altri 2, così faccio vedere come viene. Quando poi arrivate sullo spigolo vi comportate come nel primo giro, inserite sempre 2 punti alti nello spazio sottostante, 2 catenelle e poi altri 2 sullo spigolo. Mi avvicino all'angolo, appunto, così vi faccio anche vedere come girarvi sull'altro lato. Ecco, intanto qui si inizia già a intravedere la seconda riga e questo motivo, come dicevo, un po' a spiga, perché si stringono tutte e 2 sul vertice basso. 1, 2, quanti me ne mancano? Ecco, quasi, ci sono quasi, per arrivare in fondo. Gli ultimi 2 sulla riga. Ok, e adesso che sono sullo spigolo, dicevamo 2 punti alti nella fessura delle 2 catenelle sottostanti, 2 catenelle di separazione, perché adesso ci giriamo dall'altra parte e rifacciamo nello stesso spazio, che è lo spigolo, altre 2 punti alti. In questo modo ci siamo girati sul lato accanto. Ecco, abbiamo inserito il secondo colore e adesso proseguiamo in questo modo per tutto il perimetro. A piacimento potete aggiungere più righe quante ne desiderate, ovviamente scegliete i colori, potete farlo dello stesso colore o anche a colori diversi. Bene, buon lavoro! Ho terminato la piastrellina, vedete come è venuta carina? I 2 colori, le perline e i bottoncini. Sto realizzando diversi colori, come avete già potuto vedere a inizio della presentazione, e qui già sono quelle che ho fatto. Tutto l'insieme si presenta veramente molto carino. Ho altri scampoli di jeans e quindi vado avanti. Come passatempo estivo direi che è molto divertente. A me piacciono molto e ancora non so che destino avranno. Nel frattempo però mi porto avanti e con altri scampoli di jeans posso farne a quantità. Alla prossima, vi saluto, ciao da Fulvia e lasciatemi nei commenti se volete dirmi qualcosa. Ciao!